Oggi video di italiano avanzato. Studiamo bene insieme la parola pure e tutti i suoi significati. Il primo significato di pure che vi spiego oggi è quando è usato dopo un verbo all'imperativo e in questo caso significa certo, volentieri, fai questa cosa. Quindi noi vogliamo incoraggiare oppure dare il permesso a qualcuno di dire o fare qualcosa senza problemi, senza esitazioni. Ciao, ti disturbo? No, dimmi pure. Significa parla tranquillamente, dimmi, ti ascolto. Posso entrare? Certo, vieni pure. È un invito cordiale a entrare. Vieni pure. Posso prendere un'altra caramella? Certo, prendila pure. Io do un permesso con naturalezza, con gentilezza. Invito l'altra persona a prendere un'altra caramella. Attenzione, queste frasi senza il pure sono più secche, sono più dirette. Invece con il pure diventano più cordiali e più accoglienti. Il secondo significato di pure, ed è anche il più comune, il più diffuso, è quello di sinonimo di anche. Quindi lo usiamo quando vogliamo aggiungere un'informazione a qualcosa che abbiamo già detto in precedenza. Attenzione, questo uso di pure con il significato di anche è più informale, quindi non vi consiglio di usarlo nella lingua scritta, ma orale, informale e colloquiale. Al ristorante ho mangiato un primo e pure un secondo. Significa e anche un secondo. Oggi ho fatto shopping. Ho comprato un cappotto nuovo e pure un paio di scarpe. Significa e anche un paio di scarpe. Voglio aggiungere un'altra informazione. Ho molta fame. Pure io. Significa anche io. In alcune esclamazioni pure significa anche, ma con un significato di fastidio, irritazione, cioè a una situazione già complicata, problematica, si aggiungono altri problemi. Significa quindi come se non bastasse questa, ci si mette anche un'altra situazione problematica. Ci mancava pure questa o ci voleva pure questa. A una situazione difficile si aggiunge un altro problema. Adesso si è messo pure a piovere. Oltre ai miei problemi, adesso piove anche. No, c'è pure sciopero oggi. La mia giornata già non si prospettava una delle migliori e c'è anche uno sciopero dei mezzi. Vogliamo esprimere una sensazione di protesta e di fastidio. Se ti sta piacendo questo video, ricordati di mettere un mi piace, di iscriverti al canale e di scaricare il PDF gratuito in cui ti racconto tutte le informazioni che ti sto dicendo in questo video. Pure con il significato di anche è anche usato per esprimere fastidio, disapprovazione e critica nei confronti di qualcosa che avremmo voluto che qualcuno facesse nel passato, ma che non ha fatto. Si usa quindi spesso con il condizionale passato e con l'imperfetto indicativo. Avresti pure potuto scrivermi un messaggio per avvisarmi che eri in ritardo. Lo sto rimproverando perché avrebbe dovuto scrivermi, ma non lo ha fatto. Sì, avrebbe pure potuto chiedere scusa dopo quello che è successo. Io mi aspettavo delle scuse, ma non sono arrivate queste scuse.
Potevi pure aiutarmi invece di startene lì con le mani in mano. Esprimo la mia disapprovazione perché non sono stata aiutata. Quando usiamo questo pure in questo tipo di frasi, il nostro rimprovero è più evidente, il nostro fastidio è più chiaro. Quindi usiamo pure per aumentare l'enfasi di questo tipo di frasi, in cui rimproveriamo qualcuno per qualcosa che non ha fatto nel passato. Usiamo pure poi quando noi accettiamo qualcosa ma controvoglia, senza troppa convinzione. Quindi vogliamo dire: va bene, facciamo questa cosa, ma io non sono totalmente d'accordo. Andiamo pure al ristorante, però alle 22 dobbiamo essere a casa. Io accetto di fare qualcosa, in questa frase, di andare al ristorante, però pongo una mia condizione, quindi alle 22 dobbiamo essere a casa. Va bene, facciamo quello che vuoi tu, poi non ti lamentare se non sono di buon umore. Io concedo una possibilità, io accetto una situazione, ma controvoglia, non ho tanta voglia di fare quello che l'altra persona mi sta proponendo. Ovviamente con questo tipo di pure l'atteggiamento e il tono di voce e la mimica del corpo sono molto importanti per trasmettere il messaggio. Passiamo a un significato di pure totalmente diverso e in questo caso pure perde la e diventa pur. Dopo pur abbiamo un gerundio. Usiamo questa struttura pur più gerundio per esprimere qualcosa che succede malgrado qualcos'altro. Ha un uso concessivo, quindi lo stesso espresso da queste espressioni, anche se più indicativo o benché, nonostante, sebbene, malgrado più congiuntivo. Pur essendo stanca, Luisa ha continuato a lavorare. Significa che anche se Luisa era stanca, ha continuato a lavorare. Pur vivendo lontane, io e Federica ci vediamo spesso. Quindi, malgrado la lontananza, anche se abitiamo molto lontane, ci vediamo spesso. L'ultima espressione con pure che vi spiego oggi è pur di più infinito. Pur di più infinito e anche in questo caso pure perde la e diventa pur. Questa struttura significa che io sono disposta a tutto, anche a fare qualcosa di estremo, difficile o sgradevole per raggiungere un obiettivo, per arrivare a un certo fine. Pur di arrivare in orario in ufficio ho speso 200 euro di taxi. Quindi per arrivare a un obiettivo io sono stata disposta a spendere molti soldi per un taxi. Pur di vedere quel concerto dalla prima fila hanno dormito fuori dallo stadio. Quindi per ottenere quell'obiettivo hanno fatto un sacrificio, hanno dormito fuori dallo stadio per raggiungere quell'obiettivo. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video in cui vi ho raccontato i significati di pure e pur. Spero che vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. Ricordatevi di mettere un mi piace, di seguire il canale e di scaricare il PDF gratuito. Grazie ancora e noi ci vediamo alla prossima video lezione.